di informazione dedicata ai sistemi di qualità dell'olivicoltura in Basilicata. Questa attività è realizzata con i fondi del PSR Basilicata 2014-20 sotto misura 3.2. Oggi vedremo insieme come si conserva correttamente l'olio e come si deve confezionare, come avviene il confezionamento, in quali forme. Il processo di conservazione dell'olio è importantissimo e riguarda tutta la filiera, quindi dal momento in cui si raccolgono le olive al momento in cui viene conservato nelle case di noi consumatori. Le olive devono essere raccolte, come abbiamo già detto ormai tantissime volte, al perfetto grado di maturazione e devono essere portate in frantoio o molite entro le 24 ore, meglio ancora se 12, meglio ancora se pochissime ore. Meno tempo passa dal momento in cui le olive sono raccolte al momento in cui vengono molite e meglio è. Nel trasportare le olive dal campo al frantoio bisogna utilizzare alcuni accorgimenti, per esempio non ammassare, non pressare le olive, fare in modo che arrivino intatte, perfette, magari utilizzando delle casse di plastica forate che consentono il passaggio dell'aria. Inoltre, quando poi l'olio viene conservato, si utilizzano dei contenitori in acciaio inox nei quali la temperatura è controllata, infatti può oscillare in un range che va al massimo dai 14 ai 18 gradi e anche l'aria viene sostituita con l'utilizzo di gas come ad esempio l'azoto. Ora, questo perché? Perché l'olio ha 4 grandi nemici dai quali bisogna guardarsi e questi sono l'aria, la temperatura, la luce e l'umidità. L'ossigeno è il primo e più importante nemico dell'olio perché causa ossidazione. L'ossigeno semplice contenuto nell'aria accelera il processo di ossidazione e genera radicali liberi che sono sicuramente non positivi per la salute. Bisogna evitare in tutti i modi che l'olio venga a contatto con l'ossigeno, quindi come fare? Banalmente mettere sempre il tappo alla bottiglia ed utilizzare dei contenitori piccoli in modo tale che quando l'olio si consuma non rimanga tanto spazio vuoto e diciamo disponibile per l'aria che diciamo ovviamente andrà a riempire lo spazio vuoto e innescherà dei processi di ossidazione. Una cosa che per esempio facciamo tutti è conservare l'olio nelle oliere, nelle ampolle che sono tanto carine, sono parte della nostra tradizione, dell'arredamento, degli utensili utili sulla tavola, però in realtà sono sconsigliabili per una corretta conservazione dell'olio per 2 motivi. Ma anche 3 volendo. Innanzitutto perché spesso non hanno il tappo e quindi passa moltissimo ossigeno, molta aria che abbiamo detto fa male per l'ossidazione. E poi perché che succede? Spesso vengono riempiti senza essere prima puliti e lavati e quindi in pratica rimarrà dell'olio che è già ossidato o che ha preso degli altri difetti sul fondo, sulle pareti, che contribuirà velocemente a rovinare l'olio fresco che abbiamo appena versato per riempire nuovamente la nostra ampolla, la nostra oliera. In casa poi l'olio deve essere conservato in luoghi dove non ci siano dei particolari odori, per esempio odori di spezie, odori di vino, odori di fumo. Non ci deve essere nessun odore perché l'olio è un prodotto delicatissimo che tende ad assorbire tutti gli odori con i quali viene a contatto. Il secondo grande nemico dell'olio è la luce. L'olio extravergine d'oliva infatti è un prodotto molto delicato e ricco di pigmenti come ad esempio la clorofilla che agiscono da conservanti naturali, ma se a contatto con la luce innescano il processo di ossidazione che porta ad un rapido deterioramento dell'olio. Per questo motivo l'olio che
capiamo bene, ormai è molto delicato, va conservato se non al buio in un locale dove non è a contatto con la luce diretta, e va posta anche molta attenzione al contenitore, quindi la cosa migliore sarebbe mettere l'olio in un contenitore non trasparente ma scuro, come per esempio l'olio si vende di solito nella bottiglia scura con vetro scuro. Dunque arriviamo adesso agli altri ultimi due nemici dell'olio, la temperatura e l'umidità. L'olio è sensibile ovviamente sia al caldo che al freddo. Le alte temperature favoriscono la formazione di perossidi che, indovinate, favoriscono l'innescarsi del processo di ossidazione. L'olio andrebbe conservato in una temperatura che va dai 14 ai 18 gradi. Questa temperatura si può facilmente raggiungere in un mobile di cucina, basta che questo non sia esposto alla fascia di luce diretta e sia lontano dai fornelli o dal forno, banalmente. Se non si riesce a raggiungere questa temperatura in cucina, si può conservare l'olio in cantina, come abbiamo detto, stando sempre attenti alla questione degli odori. Non bisogna mettere però l'olio in frigo, e anche in cantina bisogna controllare che l'olio non sia conservato in un luogo che raggiunge delle temperature inferiori ai 10 gradi, perché al di sotto dei 10 gradi l'olio inizia a congelarsi, e quando poi lo si scongela, tra virgolette, il processo inizia subito ad ossidarsi in modo molto rapido e quindi a deteriorare. Come viene confezionato poi l'olio extravergine d'oliva? Quali sono i vari tipi di contenitore? Qual è il migliore? Questa è una domanda che spesso ci facciamo, e vediamo di esplorare un po' tutte le possibilità. Il vetro è tradizionalmente utilizzato per l'olio extravergine d'oliva, e nella sua forma scura, quindi che consente un minor passaggio della luce, è un contenitore ottimale da un punto di vista della conservazione della qualità dell'olio, però presenta alcuni svantaggi. Parliamo, quindi l'ho detto, del vetro scuro, perché il vetro chiaro è poco idoneo, andrebbe ricoperto da un altro packaging, da un astuccio o da un foglio di carta, insomma non è ovviamente per altri motivi la migliore forma di confezionamento. Tra gli svantaggi del vetro però abbiamo il costo, perché è molto costoso, la difficoltà nello smaltimento, perché è scomodo, bisogna buttarlo e riciclarlo ogni volta, ed è anche perché è pesante, e quindi questo contribuisce a renderlo anche scomodo sia per trasportarlo che per smaltirlo. Un'altra forma di confezionamento è l'alluminio o la latta. Le latte sono anch'esse idonee per la conservazione dell'olio, finché sono piene però, perché quando poi, una volta aperte e quando iniziamo a svuotarle, consentono il passaggio dell'aria e quindi favoriscono l'innescarsi del processo di ossidazione. Sono anche, scomode da smaltire. Passiamo adesso all'acciaio inox. L'acciaio inox è in assoluto forse il miglior metodo di conservazione, di confezionamento dell'olio, ma è costosissimo e molto pesante, quindi non molto utilizzato e non molto pratico. Infine abbiamo la plastica. La plastica è comoda perché è leggera, economica, relativamente più facile da smaltire, però innanzitutto la plastica consente anche nella sua forma scura un maggior passaggio di aria e anche di umidità, perché è un materiale poroso, quindi sicuramente è di qualità inferiore rispetto agli altri citati, e con la plastica avviene anche la migrazione di piccole particelle che nel prodotto che ne compromettono quindi la qualità. Infine, ma non meno importante, la plastica è meno preferibile perché è il materiale meno ecosostenibile. Siamo arrivati anche oggi alla conclusione di questa puntata della nostra rubrica
formazione dedicata ai sistemi di qualità dell'olivicoltura in Basilicata. Questa attività, ricordiamo, è realizzata con i fondi del PSR Basilicata 2014-20 sotto misura 3.2. Se avete domande o dubbi relativamente ai nemici dell'olio e anche ai metodi di conservazione, di imbottigliamento dell'olio, fatecelo sapere nei commenti, risponderemo a tutte le vostre domande. Se la nostra rubrica vi è piaciuta, mettete like e ricordatevi di seguire la nostra pagina. A presto!